Life, oggi pratichiamo Qigong e pratichiamo un esercizio molto importante, l'esercizio della respirazione ossea. E le ossa sono, diciamo, la struttura portante del nostro corpo. Abbiamo diversi tipi di ossa. Sappiamo che all'interno delle ossa, che sono porose e sono vascolarizzate, abbiamo anche il midollo osseo. Diverso è il tipo di midollo osseo, o meglio, il midollo osseo cambia e produce diverse cellule in relazione a quella che è il tipo delle ossa. Noi sappiamo che il midollo osseo delle ossa lunghe, come può essere ad esempio l'omero, il femore, produce globuli rossi, mentre il midollo osseo delle ossa piatte, come possono essere le scapole, e diciamo anche la parte dello sterno, produce i globuli bianchi, quindi i globuli rossi che sono responsabili del trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nel nostro corpo, e i globuli bianchi quindi che sono responsabili proprio della produzione del nostro sistema, diciamo, difensivo e che ci permette quindi di resistere alle aggressioni che il nostro corpo subisce dall'esterno. Il midollo osseo può essere rosso, ma col tempo può essere anche giallo. Giallo perché? Perché nelle ossa si infiltra il grasso. Ecco che se noi andassimo a confrontare le ossa di un bambino con quelle di una persona adulta, poi anziana, vedremo che c'è una grossa differenza, e cioè mentre le ossa di un bambino hanno midollo osseo rosso su tutto l'osso che prendiamo in considerazione, invece con il tempo il midollo osseo rosso, che produce i globuli rossi o bianchi, e si sposta sull'estremità, cioè resta sull'estremità, perché la parte centrale delle ossa comincia a cambiare nel suo midollo osseo fino a diventare giallo, perché è ricoperto, cioè composto di grasso. Sappiamo che le ossa hanno una struttura porosa che permette quindi la circolazione dell'ossigeno, del sangue, permette quindi la circolazione del midollo, ma sappiamo anche, e quindi l'abbiamo appena detto, che nel tempo quindi si infiltra anche il grasso nelle ossa, il che compromette non soltanto la produzione dei globuli rossi e bianchi, ma anche la corretta circolazione del C. Il C circola laddove c'è poco grasso, e oggi vedremo un esercizio, ad esempio sulle dita dove non c'è grasso, sulle ossa delle dita, mentre incontra più difficoltà ad esempio sull'omero, e quindi l'ulna e il radio, dove ci può essere del grasso al loro interno. E quindi quello che andremo a spiegare progressivamente, cioè la respirazione ossea, ha bisogno di una serie di step, cioè prima di tutto dobbiamo capire come realizzare la respirazione ossea, e la realizzeremo fondamentalmente attraverso le mani, attraverso i piedi, ma anche che diciamo sono responsabili della acquisizione, cioè dell'attrazione di quella che è l'energia cosmica che ci nutre in diverse forme. Entra attraverso noi, no? Entra attraverso l'ossigeno, attraverso il cibo, ma nella respirazione ossea entra attraverso il corpo, e noi utilizzeremo una parte del corpo che sono le mani e i piedi, ma anche le protuberanze ossee, e l'energia non incontra difficoltà nei casi in cui l'osso quindi è privo di grasso. Ecco che un esercizio di questo tipo, cioè la respirazione ossea, però è molto importante perché contribuisce ad attirare energia cosmica, quindi nutrire le ossa del corpo, e nel tempo quindi andare anche a, come si diceva diciamo, dei Gingin, nella mutazione dei muscoli e dei tendini e delle ossa, perché anche a cambiare la composizione all'interno delle ossa della proporzione tra midollo osseo rosso, responsabile della produzione dei globuli, e midollo osseo giallo, che invece
in quanto con grasso non produce sì i rossi ma non in una buona qualità. Ecco perché è molto importante che la proporzione, quindi laddove nel tempo cambia, e cambia naturalmente tra il midollo osseo rosso e quella gialla, sia sempre a vantaggio di quello rosso, cioè che abbiamo nelle ossa più midollo osseo rosso che giallo, che grasso. E questo esercizio, quello della respirazione ossea, contribuisce anche quindi a migliorare la qualità interna delle ossa, perché noi stiamo parlando di quella interna, laddove le ossa sono vascolarizzate, laddove hanno il midollo osseo rosso come quello dei bambini, le ossa sono forti. Il grasso indebolisce le ossa, ma non solo, compromette anche la produzione di globuli rossi, importantissimi per il trasporto di ossigeno, l'ingresso di ossigeno nel corpo, nelle cellule e l'espulsione dell'anidride carbonica, ma anche globuli bianchi responsabili del nostro sistema di protezione dalle aggressioni esterne nel corpo. Allora, quello che faremo oggi è un esercizio un po' di prima percezione del C attraverso l'uso delle mani, quindi ci metteremo in questa posizione, non utilizzeremo ancora i piedi, ma utilizzeremo soltanto le nostre mani in questo esercizio come percezione iniziale, cioè quello che dobbiamo percepire. Andiamo quindi a posizionare le mani in questo modo, quello che dobbiamo percepire è l'ingresso del C attraverso le ossa del C cosmico e andremo quindi proprio a tirare attraverso, e in questo modo andremo anche a simulare con il movimento quello che la nostra mente sta facendo, perché dovremo anche utilizzare la mente, utilizziamo anche gli occhi. Perché? Perché gli occhi e la mente, una volta acquisito il C dall'esterno, ci permettono di portarlo in movimento. Il passo successivo, una volta che lo acquisiamo, sarà quello di favorire il movimento del C lungo gli arti. Ora ci occupiamo degli arti superiori verso il cervello, e poi la ridiscesa in fase di espirazione verso il Dantian, e quindi in corrispondenza delle cavità del corpo per trattenere l'energia. Durante l'ispirazione andiamo anche a contrarre il muscolo pubecocigeo, e quindi quel muscolo che si trova tra l'ano e l'organo sessuale. Il movimento sarà in fase di ispirazione, andiamo ad abbassare il gomito, andiamo a ritirare le mani come se stessimo prendendo qualche cosa, prendiamo il C cosmico e con le dita e con la mente stiamo visualizzando l'ingresso nelle dita dell'energia esterna. In fase di espirazione andiamo ad allungare quindi le mani, le braccia, il gomito che era basso sale, quindi in fase di ispirazione il gomito scende, in fase di espirazione il gomito sale, le braccia si allungano. Questo movimento ci permette di andare ad agire con maggiore forza con il nostro pensiero, perché è il nostro pensiero che va a favorire l'ingresso del C e poi va a favorire il suo movimento nel corpo e la sua espulsione, ma anche gli occhi. Gli occhi sono sulle dita delle mani, perché ora stiamo utilizzando le dita delle mani, le ossa delle mani, che sono quelle che hanno meno grasso e quindi rispetto alle quali il movimento del C dovrebbe essere più percepibile e anche il suo movimento anche più fluido, e utilizziamo quindi le dita. Una cosa importante: non tutte le dita sono uguali, potremmo avere una maggiore facilità a percepire il C in ingresso e anche l'espulsione sull'indice, e poi potremmo estendere, quindi concentrarci prima sull'indice, fare questo movimento, quindi inspiriamo, con gli occhi e con la mente stiamo sull'indice, facciamo il movimento di acquisizione del C, dovremmo sentire il C che preme sulla punta del dito e poi si muove lungo il dito indice, e poi in fase di invece di espirazione dovremmo sentire il flusso del C che esce dal dito indice verso fuori.
La sensazione che ci dà l'ingresso e l'uscita è anche la temperatura del C che avvertiamo. Cioè quando il C entra, quello che dobbiamo avvertire in fase di ispirazione e di ingresso dell'energia è il fresco, quindi la sensazione fresca, quindi l'energia fresca che entra. Quando invece noi andiamo ad espellere il C, la sensazione di energia che dovremmo ricevere è quella del calore, quindi acquisiamo freschezza, espelliamo calore. Possiamo fare questo tentativo per abituare quindi la percezione delle diverse dita potremmo anche fare singolarmente. Cominciamo con l'indice e poi l'esercizio di ingresso ed espulsione del C sul dito rispetto al quale noi abbiamo l'attenzione gioca un ruolo molto importante, lo andiamo a fare con tutte le dita. Noi ora ci mettiamo in posizione e faremo 8 respirazioni, 8 semplici respirazioni, però andando a porre l'attenzione non su un dito particolare ma su tutte le dita. L'esercizio, il consiglio che io vi propongo è quello di, durante le vostre pratiche di esercitazione, all'inizio anche andare a testare la percezione delle singole dita. Quindi ci mettiamo in posizione, andiamo ad inspirare, l'attenzione su tutte le dita e stiamo attenti a percepire il fresco. Una volta che inspiriamo e acquisiamo questa percezione, cerchiamo, non sarà facile, perché per la problematica che dicevo prima, cioè che le ossa che si trovano dopo le dita hanno una concentrazione di grasso maggiore tendenzialmente e quindi il grasso ostacola il flusso del C, non sarà così semplice percepire la sensazione del flusso che si muove. Però noi che facciamo? Inspiriamo, in fase di ritenzione andiamo ad attivare il movimento, quindi tratteniamo e immaginiamo che questo C prosegua la sua corsa fino ad arrivare sulla testa. Intanto facciamogli fare quel movimento di salita, proviamo. La destinazione dovrebbe essere la testa e poi in fase di espirazione invece scende, andiamo ad allungare il braccio e scende e poi dovremmo avere la percezione quindi di uscita attraverso le dita. Quindi sale, va e poi scende da davanti, quindi in fase di ingresso entra dalle dita, percorre il braccio, va sulla testa, poi scende in fase di espirazione e ritorna sugli arti inferiori ed esce dalle dita. Questo è il piccolo circuito di ingresso e uscita. La respirazione ossea migliora, passa proprio perché utilizza la struttura ossea per acquisire e espellere l'energia cosmica, quindi non usa il cibo, il food, non usa la respirazione, ma usa direttamente le ossa. Questo ci permette di migliorare la qualità del midollo, perché l'energia cosmica nutre il corpo, quindi nutre anche il midollo. La qualità del midollo a vantaggio del midollo osseo rosso rispetto a quello giallo. Ci mettiamo in questa posizione e quindi facciamo queste respirazioni. Utilizziamo molto la visualizzazione visiva, mentale. Il movimento ci aiuta a capire quando andiamo a acquisire l'energia cosmica rispetto a quando la espelliamo. È proprio il movimento di acquisizione ed espulsione e faremo questo. E ricordiamo, dopo l'ispirazione tratteniamo e immaginiamo il movimento del C nel circuito che vi ho detto, quindi sale, all'inizio potremmo anche semplicemente concentrarci sul flusso delle dita e quindi non andare a farlo muovere in fase di tensione fino alla testa, ma semplicemente provare a testare l'ingresso fresco, uscita e uscita caldo, ingresso, uscita, e come dicevo possiamo testare le singole dita. Noi adesso lo faremo tutto insieme, così come negli stadi un po' più elevati, dopo diverse pratiche, dovreste fare. Allora ci mettiamo in questa posizione, inspiriamo, tratteniamo, espiriamo. Il gomito sale, inspiriamo, tratteniamo, espiriamo. Espiriamo con la bocca, inspiriamo col naso,
espiriamo con la bocca, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, tratteniamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, sentite la pressione sulle dita e poi espiriamo, ancora uno, inspiriamo, tratteniamo, facciamo muovere il C, espiriamo. Allora, torniamo in posizione, qualche piccola riflessione. Intanto già solo con 8 respirazioni ossee dovremmo percepire che qualcosa accade nelle mani, quindi proprio sentiamo la tensione sulle punta delle dita, sulle punte delle dita. Sentiamo quindi questa pressione che è la pressione dell'energia. E alcune dita rispetto ad altre potrebbero essere più sensibili. Io ho sentito molto sul pollice, può capitare, ma anche l'indice è molto sensibile. E l'altra cosa interessante che vi faccio notare è che noi adesso stiamo lavorando sulle antenne degli arti superiori, quindi sulle mani, ma noi, come dicevo all'inizio della lezione, dovremmo poi lavorare allo stesso modo e in contemporaneità anche con le punta delle dita dei piedi. Però anche solo concentrando l'attenzione sulle mani potreste notare, come l'ho notato, che succede qualcosa anche sulle dita dei piedi. I piedi sono molto sensibili, ricordiamo che i piedi gestiscono uno scambio continuo con l'energia yin della terra e quindi anche i piedi sono sensibili alle percezioni dell'energia, a volte anche più delle mani. Quindi potremmo anche sentire l'attivazione dell'energia che entra seguendo il movimento delle braccia ed esce però anche sui piedi. È un esercizio quindi che richiede molta attenzione, richiede quindi è quasi una sorta di esercizio meditativo, richiede l'attenzione della mente, l'attenzione degli occhi, richiede il coordinamento della respirazione lunga, ricordatevi la ritenzione per il movimento dell'energia e poi l'espirazione, così come è importante anche tener conto della qualità dell'energia, quindi della sua temperatura, fresca in ingresso, calda in uscita. Se il video vi è piaciuto e dalla pratica, quindi mettete un like, se dalla pratica di questo esercizio ricevete benefici come io vi auguro, perché ogni lezione io auguro una benedizione a tutti coloro che la praticano, perché sono esercizi che vengono svolti con efficacemente, sia pure semplici, da migliaia di anni, in accordo con quelli che sono i principi della medicina tradizionale cinese e della filosofia taoista, per cui, perché no, se ne avete benefici, commentateli in calce al video, perché questo contribuisce a dare testimonianza e la testimonianza quindi contribuisce a dare diffusione, dare diffusione significa andare a effettuare quello che è un karma positivo, cioè andare a creare condizioni di felicità e benessere per il maggior numero di persone possibile, ed è quello che vogliamo con il canale Tao Power Life. Se volete ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.